Riconquistare un amore anche dopo mesi o anni è possibile? Ebbene sì, anche se dobbiamo tenere in considerazione tre elementi molto importanti di cui sto per parlarti. Io sono Domenico Iapello e in questo video voglio proprio spiegarti come riconquistare un amore anche se sono passati dei mesi, degli anni. Allora, come ti dicevo, la prima cosa da considerare in assoluto è il tipo di rapporto, di relazione che è rimasta tra di voi. O meglio, queste tre alternative sono indifferenza, quindi tra di voi è rimasta una certa indifferenza, non vi sentite più, non vi siete più visti, eccetera, eccetera. Oppure è rimasta amicizia, anche se amicizia lo metto tra virgolette, è una banalissima friendzone. Terza ipotesi è che tra di voi sia rimasta una relazione aperta. Aperta significa che ancora ci sono delle cose irrisolte e non solo, ci sono dei sentimenti di base che non sono mai andati via. Capisci bene che in base alla tipologia di rapporto che è rimasto tra di voi ci si comporta di conseguenza e quindi cerchiamo di vederli uno per uno. La prima condizione è quella di indifferenza, che tra tutte in realtà è quella peggiore. Apro e chiudo parentesi, ti invito a rimanere fino alla fine di questo video perché questi tre elementi possono mescolarsi uno con l'altro. Per quanto riguarda l'indifferenza, appunto, è la condizione peggiore, semplicemente perché in un certo senso alcune forme emozionali, sentimentali, emozioni positive in realtà vengono meno perché soffocate appunto dall'indifferenza, che inizialmente magari è rabbia, dolore, frustrazione, poi piano piano diventa indifferenza. Quindi non è una condizione semplicissima da ricostruire, ricollegare. Quindi cosa bisogna fare? Non bisogna intanto cercare di ricostruire un rapporto, bensì predisporlo come se fosse un rapporto nuovo. Soprattutto senza aspettative, attenzione a questo termine, senza aspettativa alcuna. Se poi c'è spazio, viene concesso spazio dall'altra parte, ok, da parte dell'altra persona, a quel punto ti puoi muovere a piccoli passi. Quando dico se c'è spazio dall'altra parte, vuol dire che non sei stato bloccato o bloccata, che non ci sia stato stalking, che non ci siano state minacce gravi, che non ci siano tutte quelle condizioni che in realtà a questo punto bisogna escludere a priori, altrimenti la relazione non è possibile ricostruirla, lo dico in tutta onestà. Quindi se c'è spazio, se c'è un minimo di predisposizione, si può entrare in punta di piedi senza aspettative e cercando di creare un nuovo rapporto da zero, come se questa persona non l'avessi mai conosciuta. La seconda condizione appunto è quella dell'amicizia, magari tra di voi è rimasta una certa amicizia, ogni tanto vi sentite, vi vedete in gruppi di amici comuni, eccetera, eccetera, quindi la cosiddetta friendzone, che in realtà è deleteria. E quello che bisogna fare è gradualmente escluderla. Mi dirai, Domenico, com'è possibile fare questa cosa se ormai siamo rimasti amici? Molto semplice, in tutta onestà e con molta chiarezza dovrai pronunciare parole come queste. Ok, negli ultimi giorni ci ho pensato molto a noi, in realtà comprenderai che non possiamo rimanere amici. E sai perché? Non verrei mai a raccontarti dei miei futuri rapporti sessuali con altre persone. Capisci questa situazione qui? Allora ci ho pensato e ho detto forse è meglio evitare questa amicizia. A cosa ti serve tutto ciò? Ti serve per due motivi. Uno, tirarti fuori dalla zona amicizia che in realtà, ripeto, è deleteria. E due, iniziare ad insinuare una certa gelosia anche perché l'altra persona immaginerà che già forse ci siano dei rapporti sessuali con qualcun altro o qualcun'altra. Quindi questa era la seconda condizione da tenere appunto a mente e cercare di gestirla nel migliore dei modi. La terza e ultima condizione è che tra di voi ci sia ancora una relazione aperta, ci siano ancora dei sentimenti di base che in un certo senso vi legano, ecco. E questa è una condizione favorevole, allo stesso tempo complessa, perché bisogna fare un lavoro di ricerca e capire quali sono
gli elementi che ancora vi legano. Scriversi questi elementi e su questi elementi fare leva, fare forza per cercare di rialzare la relazione. Ora faccio un esempio banale: se tra di voi è rimasta una comunicazione sui social, ok, magari ogni tanto vi scrivete, che sia Facebook, Instagram o WhatsApp, a quel punto bisogna sfruttare quel canale per esempio, innescare piano piano la gelosia insinuata, proprio come spiego nei corsi gratuiti che trovi in descrizione di questo video. È fondamentale questo aspetto qui, perché sapendo che ci sono degli elementi di forza tra di voi, degli elementi di debolezza, noi scartiamo quelli di debolezza, prendiamo quegli elementi che ancora vi legano, che ancora tengono legato il vostro rapporto o lo rendono ancora irrisolto, e andiamo a fare leva su quelli per appunto ricostruire la relazione. Ripeto, in descrizione troverai tutti i riferimenti ai corsi gratuiti che ti insegnano proprio come farlo, e queste sono appunto le tre condizioni da tenere a mente quando si vuole riconquistare un amore anche dopo mesi e dopo anni. Io ho seguito tanti casi la cui fattibilità è stata possibilissima, e quindi per questo motivo ho voluto registrare questo video, e se presterai molta attenzione sono certo che potrai farcela anche tu. Se ti fa piacere iscriviti a questo canale, così che potrai vedere tanti altri video gratuiti settimanalmente, attiva anche la campanellina e lascia un like, soprattutto se questo video ti è piaciuto. Ponimi una domanda se hai bisogno di chiedermi qualcosa, sempre qui sotto. Ti abbraccio e alla prossima. Ciao ciao!